Fiat. Allora, 20 giugno. Si vede lo schermo, sì? Ok. Sì, Sì, sì. Ecco, lo vedo anch'io. Allora, 20 giugno 1924. La divina volontà vuole tutto dalla creatura perché vuole darle tutto. Chi vive nella divina volontà deve fare proprio tutto ciò che fece l'umanità santissima di Gesù. Egli ha avuto bisogno della sua umanità per fare la redenzione e di un'altra, Luisa, per dare inizio al suo regno. Daniela, ti lascio leggere e poi sicuramente ci fermiamo via via che camminiamo. Fiat. via. Trovandomi nel solito mio stato, mi son trovata fuori di me stessa insieme col mio dolcissimo Gesù. Lui era tutto bontà e tutto ammirabile. Mi ha preso le mie mani fra le sue e se le strette forte al suo petto e tutto amore mi ha detto: figlia diletta mia, se sapessi che piacere, che gusto sento nel parlarti della mia volontà. Ogni cosa in più che ti manifesto sul mio volere è una felicità che sprigiono da me e che comunico alla creatura. E io mi sento più felicitata in essa in virtù della mia stessa felicità, perché della mia volontà, la sua specialità caratteristica è proprio questa, rendere felici. Dio è l'uomo. Non ti ricordi, figlia mia, quanto piacere prendevamo insieme, io nel parlarti e tu nell'ascoltarmi, e come ci felicitavamo a vicenda? Ed essendo la mia volontà la sola che contiene il germe della felicità, io col manifestarla e l'anima col conoscerla, formiamo la pianta e i frutti della vera felicità, imperitura ed eterna che non viene mai a meno. E non solo noi, ma anche quelli che ascoltano, leggono le cose mirabili e sorprendenti del mio volere, sentono il dolce incanto della mia felicità. Perciò per felicitarmi nelle opere mie, voglio parlarti della nobiltà della volontà mia e dove l'anima può giungere, che deve racchiudere, se dall'entrata nell'anima sua alla mia volontà. La sua nobiltà è divina e siccome è del cielo, essa non scende se non in chi si trova un nobile corteggio e perciò la prima che le diede l'entrata fu la mia umanità. Essa non si contenta di poco, ma vuole tutto, perché vuole dare tutto. E come può dar tutto se non trova al tutto il nobile corteggio che lei si addice per potergli deporre tutti i suoi beni? Così la mia umanità le diede il santo e nobile corteggio, ed essa centrò in me tutto e tutti. Vedi dunque che per venire a regnare nell'anima, la mia volontà deve racchiudere in lei tutto ciò che fece la mia umanità. E se le altre creature hanno partecipato in parte ai frutti della mia redenzione, a seconda della loro disposizione, questa li accentrerà tutti per formare il nobile corteggio della mia volontà, ed essa centrerà nell'anima l'amore che dà e vuole da tutti, per poter ricevere l'amore di tutti e di ciascuno. Non si contenta di trovare in lei il contraccambio del suo solo amore, ma vuole il contraccambio di tutto. I rapporti che ci sono nella creazione, tra il creatore e la creatura, li vuole trovare nell'anima dove vuole regnare la mia volontà. Altrimenti non sarebbe piena la sua felicità, né troverebbe tutte le cose sue, né tutta se stessa. La mia volontà deve poter dire nell'anima dove regna, se nessuno mi amasse, né mi contraccambiasse, io sono felice per me stessa. Nessuno può contristare la mia felicità, perché in lei trovo tutto, ricevo tutto e posso dar tutto. Ripeterebbe la frase che c'è nelle tre Fiat. 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 Allora, anche perché si era mosso qui lo schermo, non ritrovavo più il punto. Allora, fermiamoci intanto perché il titolo già ci ha annunciato tre in modo particolare, no?
Intanto il primo punto, ricordiamo sempre il quadernino e la penna che ci servono proprio come strumento di, per andare incontro alla grazia. E questo brano ce lo mette proprio a fuoco, no? Questo bisogno di andare incontro, cioè di corrispondere, di portare il nostro piccolo fare. Come dice Gesù, il tuo atto, e tu sei un atomo, quindi il tuo atto è poco, ma quell'atomo mi serve di corrispondenza affinché io possa dare tutto. Infatti, la divina volontà vuole tutto dalla creatura. Quindi questo dare tutto ci deve essere da parte nostra, ci deve essere quindi un fare che è collaborativo, cooperativo. E questo è il primo punto. Quindi andiamo a vedere ancora, riprendiamo questi punti appena letti. Ok, ogni cosa in più che ti manifesto sul mio volere è una felicità che sprigiono da me e che si comunica alla creatura. A volte ci sembra che Gesù sia ripetitivo nelle verità, ma è ogni volta è una crescenza, è una verità ed è una crescenza, è un punto di valore in più. Quindi non è mai per, diciamo così, compiere una semplice ripetizione che non si assomma. Gesù parla sempre di crescenza. Ecco, questa crescita che è data proprio dalle verità manifestate e che lo dirà fino all'ultimo. Nel 32esimo volume, in particolare, c'è un brano dove proprio Gesù dice la necessità di ripetere, di ribadire, di farti scrivere, e siamo al 32esimo volume, quindi quante volte lo ripete. Ed io mi sento, dice, più felicitato in essa, in virtù della mia stessa felicità. L'anima che si nutre delle verità, degli insegnamenti, prende la forma, prende proprio la somiglianza che aumenta sempre di più, e quindi Gesù si ritrova ed è sempre più felice. La specialità caratteristica è proprio questa: rendere felici Dio e l'uomo. Siamo stati creati a immagine e somiglianza, deve crescere la somiglianza, e quindi il nutrimento che deve darci è proprio la sua verità, i suoi insegnamenti. Ogni insegnamento, ogni ripetizione è una crescenza, è un aumento di vita divina. Non ti ricordi, figlia mia, quanto piacere prendevamo insieme, io nel parlarti, tu nell'ascoltarti. Questo piacere è vicendevole ed è questo appunto l'obiettivo. Il figlio che diventa come il padre e si felicita perché la creatura prende la somiglianza, la vita divina, e il padre perché trova corrispondenza. Lo scopo della creazione era creare una creatura, quindi i figli, che potessero ridare amore, perché l'amore vuole, si felicita nel ricevere amore. Amore, è vero che Gesù dice che la felicità è dare, ma è anche ricevere, è proprio una circolarità. Ecco perché sempre disegniamo questa piccola curva, proprio perché sta a indicare che noi dobbiamo dare quella corrispondenza, dove se ne va, dove sta andando, quella corrispondenza che praticamente forma il compiacimento reciproco, quindi di Dio, ma anche della creatura, chiaramente, perché ha preso tutta la potenza dell'amore, quindi della felicitazione, e deve diventare una vita unica, quindi una circolarità che non permette più il distinguo. Anzi, poi c'è da dire un'altra cosa, niente, non si vuole combaciare, questa è una volontà ribelle, eccola qua. Allora, c'è poi da dire un'altra cosa, non finisce qui il divertimento, dice Gesù, è che poi più io do, più la creatura mi corrisponde e ci sarà la crescenza, e questo sappiamo che sarà all'infinito. Quindi questa somiglianza andrà sempre più a marcarsi. Vedete che questo disegno l'abbiamo fatto circa 1 miliardo di volte, proprio perché rimarchiamo anche la semplicità, che però resta semplice. La corrispondenza aumenta la grazia aumenta gli insegnamenti aumentano l'amore aumenta la grazia, c'è questa circolarità di una crescenza che appunto porta, arriveremo
arriverà la creatura, questo è l'obiettivo di Dio, ad abbracciare, per quanto creatura è possibile, il compimento di quel dono, che poi più si cancelli non ci sarà più il rischio di perderlo. E poi crescerà, noi sappiamo, anche al di là, perché Gesù l'ha detto, no? Quindi specialità caratteristica è proprio questa, rendere felici Dio e l'uomo, io nel parlarti, tu nell'ascoltarmi. E non solo noi, questo è l'altro particolare che andiamo veramente a capire, a sottolineare nei nostri cuori, ma anche quelli che ascoltano, quindi non è un fatto solo tra Gesù e Luisa, ma anche quelli che ascoltano, lo leggono e leggono le cose mirabili e sorprendenti del mio volere, sentono il dolce incanto della mia felicità. Quindi è per tutti. Luisa deve scrivere affinché le generazioni dopo Luisa, quindi le anime dopo Luisa, noi anche, possano conoscere e assorbire, prendere, accettare, coltivare, curare il dono per farlo diventare vita propria. Perciò per felicitarmi nelle opere mie voglio parlarti della nobiltà della volontà mia, dove l'anima può giungere, attenzione, altro insegnamento, e che cosa deve racchiudere se dà l'entrata, se in sé alla mia volontà. E qui ci sottolinea la corrispondenza. Non sono un Dio che impone, ci dice, ma sono un Dio che aspetta, che dà la libertà e che aspetta la volontà libera. Essa non scende se non in chi trova un nobile corteggio, cioè Dio vuole essere amato in modo spontaneo. E questo è il contento, essere amato in modo, c'è la scelta. Poi tutto l'amore ce lo dà Lui, gli atti di riparazione ce li dà Lui, i talenti per sopportare le pene, le prove, i tempi, ci dà tutto Lui, però deve avere una netta e continua, quindi atto fondante, l'atto di fusione, quindi una netta, libera scelta, sì, lo voglio, fiat, quindi mi fondo in te, e una permanenza, una continuità, perché è una vita che deve entrare, non può essere una volta sì e 30 no, no. Deve essere sì, lo voglio, questo è il nostro sacrificio, il martirio, no? della propria volontà, se non in chi trova un nobile corteggio. Ok, essa non si contenta di poco, ma vuole tutto. E questo è il secondo punto che ci dice il titolo, no? Vuole tutto, ma perché? Perché vuole dare il tutto. Quindi se non trova tutto, come fa a deporre in noi, in tutte le creature, i suoi beni? Deve lasciare la creatura allo spazio totalmente libero. Poi tra l'altro Gesù dirà che allarga l'anima, la espande, quindi la arricchisce. Lui non ha problemi, ci ha creato e ci ricrea continuamente a debita, diciamo così, misura. E se le altre creature hanno partecipato in parte ai frutti della mia redenzione, a seconda, sempre, vediamo che sempre lo sottolinea, a seconda delle loro disposizioni, quindi ci vuole veramente far stare attenti, che non dobbiamo prendere tanto fa tutto lui e noi non curiamo, non coltiviamo la nostra partecipazione. Stasera sono andata a una messa dove non vado mai e il sacerdote ha ripetuto, non lo so per quante volte sinceramente, non rimaniamo, praticamente parlava di passività, no? Bisogna essere attivi, bisogna essere pronti, bisogna essere attenti. Ho detto, mamma mia, questo sembra il libro di cielo sulle labbra stasera. Bisogna essere partecipativi, bisogna stare alla corrispondenza. Usava sempre questi termini che il libro di cielo, no, ci dona ogni sera, praticamente in ogni pagina. Questa li accetterà tutti, quindi li accentrerà tutti per formare il nobile corteggio della mia volontà. Perfetto. Quindi l'anima si dispone e Dio dona, dona, dona. Non si contenta di trovare in lei il contraccambio del solo suo amore, ma vuole il contraccambio di tutto.
allora vuole la nostra disposizione, ma poi per essere felice, lui che è Dio, il Padre vuole trovare la sua stessa misura, il suo stesso valore, il suo stesso nutrimento. Quindi la creatura deve amare, ma sì, ma non umanamente, ma divinamente, per cui deve svuotarsi e continuamente desiderare, rendersi disponibile per riempirsi. La mia volontà deve poter dire nell'anima in cui regna: se nessuno mi amasse né mi contraccambiasse, io sono felice per me stessa. In questo quindi una misura di amore pari a quella di Dio, cioè del suo stesso valore, un amore divino, ma che abbraccia tutto e tutti. Ora, questo fatto è facoltà di Dio, cioè Dio ha la potenza, l'abbiamo visto nel brano che abbiamo letto proprio l'altro ieri, ha la potenza di trasformare il nostro atto, lo ripeto di nuovo, l'atto, noi siamo, Gesù dice tu sei un atomo, ma io trasformo l'atomo in un valore infinito come è infinito l'atto divino. Quindi a lui non gli importa, non dobbiamo misurare con la logica umana, ma io sono niente, che cosa faccio? Lui vuole il nostro niente, poi come ci ha creato ricrea, amplifica, ingrandisce, mette tutto, trasforma tutto in divino e riceve, ci riempie di sé e riceve il suo stesso amore, il suo contento e la proprietà non solo del valore di quell'amore che gli portiamo per noi, ma anche una proprietà di un valore universale, cioè il nostro atto, stando in lui, trasformandosi in divino, gli porterà l'amore da parte di tutti. Stiamo stiamo organizzando appunto, stiamo preparando la preghiera, no, per il 31. Pensiamo che cosa può essere una preghiera umana che contrasta i rituali del nemico per il 31 di ottobre, no? È una preghiera sicuramente buona a Dio, ma per tutto quello che fanno, sempre umana rimane la nostra preghiera, quindi poco fa, insomma, nel senso contenta poco, ma nella divina volontà. Ogni preghiera è una preghiera universale, se anche, voglio dire, se anche ci sono delle potenti, dei potenti rituali, no? Del male, l'onnipotenza dell'atto divino ha potenza, ha onnipotenza, ha potere, ha valore per poter fermare. Questa è una cosa che noi dobbiamo capire bene per mettere in atto veramente il nostro sacrificio della volontà umana e quindi di stare sempre nell'atto di fusione, di rinnovarlo spesso per non ne uscirne, perché è vero che lo desideriamo, ma poi la vita ci contrasta e la nostra stessa struttura, quindi teniamola a bada la nostra volontà. La mia volontà deve poter dire nell'anima in cui regna: se nessuno mi amasse e mi contraccambiasse, io sono felice per me stessa. Ricevo tutto e posso dare tutto. Ripeterebbe la frase che c'è nelle tre divine persone. Attenzione, siamo intangibili, cioè ci mette dentro delle verità che veramente facciamo un po', diciamo, fatica, no? A guardare come addirittura la frase che c'è nelle tre divine persone: siamo intangibili. Per quante offese le creature ci possono fare, nessuno può toccarci né minimamente ombrare la nostra eterna ed immutabile felicità. Ecco appunto, andiamo a pregare nella divina volontà e ricordiamoci proprio questo pezzo. Le preghiere che Gesù ci parteciperà, perché Gesù che nell'atto di fusione viene Lui e partecipa a noi, piccoli atomi, alla sua onnipotenza. Queste preghiere sono intangibili. Per quante offese le creature possono fare, nessuno può toccare. Noi pensiamo, si preparano, no, per quelle cose terrificanti, no, non riesco neanche a focalizzare di dire, ma noi staremo invece a dare modo a Gesù di poter invece vivere e regnare e quindi di poter trasformare tutto, consumare tutto il male con il fuoco dello Spirito Santo, col fuoco del suo amore, bruciare tutto il male e trasformare e portare tutto il bene. Solo può toccarci
ed entrare a fare una... Ok. E allora la carità, la cura, raggiungerà la completa perfezione nella creatura, quando la mia volontà regnerà in modo completo nelle creature. Per arrivare a questa completezza, noi dobbiamo esercitarci. È vero che il Signore all'inizio il dono lo dà subito, però poi ci dice che poi lo trattiene per mettere alla prova, cioè per vedere se noi ci manteniamo fedeli. Quindi non dobbiamo avere prima il bell'impeto e poi dopo il ritiro. No, dobbiamo continuare, anche perché comprendiamo nell'insegnamento che ci dà Gesù che comunque ci saranno momenti di prova, però comprendiamo anche il finale, perché ha detto se sarai fedele come stiamo leggendo l'Apocalisse, no? Come dice il messaggio i 7 messaggi, le 7 lettere alle 7 chiese, no? Quindi a tutta la chiesa, se mi sarai fedele, farò questo e quest'altro. Quindi ci darà il dono, perché allora ognuno si troverà in virtù di essa in ogni creatura amato, difeso, sorretto. Ecco, in ogni creatura che vive la divina volontà, Gesù sarà amato, difeso, sorretto. Come io difeso, sorretto, ok, l'uno si troverà trasfuso nell'altro come nella propria vita. Ecco la potenza di Dio, trasfonde se stesso nella vita della creatura. Quindi noi non dobbiamo preoccuparci che siamo niente, dobbiamo occuparci di donarci, di chiamarlo e dobbiamo fare veramente stringere, chiudere le orecchie a tutto quello che arriva fuori di sconforto o pensieri interni che ci dicono ma io, ma io, ma io. Chi pensa ma io e si frena, sta pensando a sé, non sta pensando a Dio. Sta continuando a chiudere la porta a Dio. Ha voglia di fiat, fiat. Non funziona così. Funziona proprio se mi annullo e penso a te. Io no, ma tu sì. È inutile dirsi sono niente, sì, abbiamo capito, lo sappiamo, ma andiamo con gioia, sono niente, meno male, tu sei tutto, vieni, ti do il mio niente. Andiamo fiduciosi verso Lui, non dobbiamo abbatterci, dobbiamo stare invece allegri, ma proprio perché non confido su di me, confido su di te, vengo a te, quindi che guardo te. Se guardo me è chiaro che mi demoralizzo, è chiaro che resto anche me demoralizzata o demoralizzato. Perciò di due umanità ho bisogno della mia per formare la redenzione e di un'altra per formare il fiat voluntas tua come in cielo così in terra. L'una più necessaria dell'altra. Gesù ci chiede un'altra umanità, la nostra perché diventi un'altra sua umanità. Nella prima dovevo venire a redimere l'uomo. Ok, qui ci sono due opere, no? Nella prima, la redenzione, doveva venire a redimere e liberare l'uomo. Nella seconda, nel fiat voluntas tua, quindi nella sua santissima umanità, lui ha compiuto l'uno e l'altro, dovevo venire a ripristinarlo nello scopo unico per cui fu creato ed aprire la corrente delle grazie tra la volontà umana e la divina, per farla regnare come in cielo così in terra. Dov'è la corrente? Dov'è il disegnino? Eccolo qua. Quel disegnino dove la corrente scorre. Lui prima ha fatto l'opera della redenzione, quindi noi dobbiamo e possiamo accogliere, vivere e confermare la redenzione continuamente con gli atti e giri, quindi andiamo a riprendere tutte le riparazioni e poi gli atti di santificazione, per cui proseguiamo nella riscrivere la storia. E come la mia umanità per redimere l'uomo fece regnare la mia volontà come in cielo così in terra, così vado trovando un'altra umanità che facendola regnare come in cielo così in terra mi faccia compiere tutti i disegni della mia creazione. Quindi Gesù vuole in noi ritrovare un'altra umanità dove trasfonderà tutto il suo operato. Perciò sii attenta nel far regnare in te la sola mia volontà ed io ti amerò con lo stesso amore con cui amai la mia santissima umanità. Cioè le frasi qui sono grosse, però il concetto è semplicissimo, perché Gesù sta solo portando se stesso nella creatura, troverà se stesso e noi siamo
gli atomi dispersi in lui, totalmente donati. Il guadagno nostro è totale, il guadagno di Gesù anche, non perché valiamo noi, ma perché in noi, nella nostra umanità, mette la sua onnipotenza e troverà se stesso. Ecco la gioia di Dio, ritrovare un altro se stesso che lo bilancia con lo stesso, lo contraccambia e quindi nella bilancia c'è lo stesso peso d'amore. Dite se è chiaro? Sì, Sì, chiaro. Sì, Chiaro. chiarissimo, chiarissimo, Lia. Ok, Fiat. Allora, Daniela, se puoi proseguire te. luglio 1924. Preghiera di Gesù nella sua flagellazione. Donarsi a Dio e perdere tutti i diritti per acquistare il diritto alla divina volontà. Mi sentivo molto oppressa per la privazione del mio adorabile Gesù. Oh, come mi sanguina il cuore e mi sento sottoposta a subire morti continue. Mi sentivo che non ne potevo più senza lui e che più duro non poteva essere il mio martirio. E mentre cercavo di seguire il mio Gesù nei diversi misteri della sua passione, sono giunta ad accompagnarlo al mistero della sua dolorosa flagellazione. In questo, mentre si è mosso nel mio interno, riempiendomi tutta della sua adorabile persona, io nel vederlo gli volevo dire il duro mio stato, e Gesù, imponendomi silenzio, mi ha detto: figlia mia, preghiamo insieme. Ci sono certi tristi tempi in cui la mia giustizia, non potendo contenersi per i mali delle creature, vorrebbe allagare la terra di nuovi flagelli. E perciò è necessaria la preghiera nella mia volontà, che allargandosi su tutti, si mette a difesa delle creature e con la sua potenza impedisce che la mia giustizia si avvicini alla creatura per colpirla. Com'era bello e commovente il sentir pregare Gesù, e siccome io lo stavo accompagnando nel doloroso mistero della flagellazione, mi faceva vedere diluviante sangue e sentivo che diceva: Padre mio, ti offro questo mio sangue, deh, fa che copra tutte le intelligenze delle creature e renda vani tutti i loro mali pensamenti, attutisca il fuoco delle loro passioni e faccia risorgere intelligenze sante. Questo sangue copre i loro occhi e faccia avere la loro vista, affinché non le entri in loro il gusto dei piaceri cattivi e non si insozzino del fango della terra. Copre e riempia la bocca questo mio sangue e renda morte le loro labbra alle bestemmie, alle imprecazioni, a tutte le loro parole cattive. Padre mio, questo mio sangue copra le loro mani e loro metta terrore di tante azioni nefande. Questo sangue circoli nella nostra volontà eterna, per coprire tutti, per difendere, per essere arma difenditrice a pro delle creature, presso i diritti della nostra giustizia. Ma chi può dire il modo come Gesù pregava e tutto ciò che diceva? Onde dopo ho fatto silenzio e mi sentivo nel mio interno che Gesù prendesse nelle sue mani la piccola e povera anima mia, la stringeva, la ritoccava, la guardava. Io ho detto: amor mio, che fai? C'è qualcosa in me che ti dispiace? E lui: sto operando ed allargando l'anima tua nella mia volontà. E poi non devo dare conto a te di quello che faccio, perché essendoti tutta a me donata, hai perduto i tuoi diritti. I tuoi diritti sono miei. Sai qual è il tuo solo diritto? Che la mia volontà sia tua e ti somministri tutto ciò che può renderti felice nel tempo e nell'eternità. Via. Fiat. Allora, mentre leggiamo siamo fusi. Mentre, poiché siamo fusi, noi siamo partecipi di questo atto, però rendiamocene consapevoli, altrimenti
Allora, Gesù vuole la corrispondenza, quindi vuole uno stato, una scelta, sì lo voglio, ma la scelta è vera quando c'è coscienza, quindi c'è una consapevolezza e quindi la scelta è vera, altrimenti è più che altro superficiale. Invece quando è veramente intenzionale e profonda, quando proprio c'è la comprensione di quello che comporta. Gesù ci fa conoscere le sue sofferenze interne, la preghiera della sua flagellazione e le sofferenze interne. Noi più siamo coscienti, più sentiamo compassione, amore, empatia, più desiderio e più questo ci porta a fonderci e a stare e a restare. Ed è anche quindi più veritiera e più corrispondenza autentica che dona a Dio gloria. Ora questa preghiera noi la rifacciamo adesso con questo stato di coscienza. Gesù, siamo fusi in te e le tue parole in noi prendono vita. Come tu le pronunci, le ripronunci, vogliamo darti cosa abbiamo letto nel brano prima. E lui vuole la nostra umanità. Gesù, ci fondiamo in te. Ti dono la mia volontà, ognuno personalmente. Gesù, la mia volontà è tua, la mia intelligenza è tua, è tutto tuo, mi hai donato tutto e a te lo voglio ridare tutto. Gesù, purificami con i tuoi atti di redenzione, vengo a prendere il tuo sangue, purificami, liberami, guariscimi, mettiti in me e fai tua la mia povera umanità, il mio niente, il mio atomo è tuo. Ora questo atto di fusione più lo viviamo durante la quotidianità, quando c'è la distrazione, quando c'è la prova, la croce. Questa è la scelta, perché è facilino, no, dirlo così. Stiamo magari, non so dove siete voi, magari siete in poltrona, siete no, sul divano, a casetta, tranquilli, stiamo per andare a dormire, quindi è il momento diciamo più soft della giornata. È facile dirlo, no? Proviamo invece a farlo continuamente durante la giornata o sulla croce, allora lì sarà ancora più fedeltà avanzata, sarà ancora più bello per il Signore sentirlo, allora il Signore ci darà quella conformazione tutta della sua umanità, della sua vita nella nostra povera umanità. E allora ecco, noi però adesso viviamo questo atto, fusi in te Gesù, vieni in noi e partecipaci, è Lui che partecipa a noi lo vogliamo fare, ma Lui perché è sua la potenza di trasformarci. Figlia mia, preghiamo insieme, sì Gesù, prega in noi. Ci sono certi tristi tempi in cui la mia giustizia, ogni parola è un inno a te, Signore, che noi sottoscriviamo ti amo, ti adoro, ti rendo gloria, ti ringrazio, ti benedico e che si diffonda in ogni anima, in ogni cuore. E copriamo ogni bestemmia con questa preghiera, che ti arrivi benedizioni e gloria e lode. Ci sono certi tristi tempi in cui la mia giustizia, non potendo contenersi per i mali delle creature, vorrebbe allagare la terra di nuovi flagelli e perciò è necessaria la preghiera nella mia volontà. Quindi questa è la preghiera, un atto di fusione dove Gesù prende vita nella sua anima, nella sua creatura. È necessaria la preghiera nella mia volontà, che allargandosi su tutti, e ce lo dice la potenza dell'atto divino, allargandosi su tutti si mette a difesa delle creature e con la sua potenza impedisce che la mia giustizia si avvicini alla creatura per colpirla. E noi Gesù adesso vogliamo essere in atto e vogliamo prendere tutte le tue preghiere e vogliamo portare la tua preghiera dentro di noi a diffusione, a riverbero su tutti per riconsegnarla a te. Andiamo a leggerla. Padre mio, è Gesù che sta pregando in noi, se siamo fusi veramente. Ti offro questo mio sangue. Fa che esso copra tutte le intelligenze delle creature e renda vani tutti i loro cattivi pensieri. Guardate, questa
preghiera la facciamo anche il 31 proprio, no? Attutisca il fuoco delle loro passioni, faccia risorgere intelligenze sante. Questo sangue, Gesù, prendiamo il tuo sangue, sei tu stesso che vivi in noi, che preghi in noi, questo sangue copra i loro occhi e faccia velo alla loro vista, affinché non entri in loro il gusto dei piaceri cattivi e non si insozzino del fango della terra. Con la tua volontà, Gesù, ripetiamo la tua preghiera, copra e riempia la bocca di tutti, compi, mettiamola in questo modo. Gesù, con la tua volontà copriamo e riempiamo la bocca di tutti del tuo sangue e rendiamo morte le loro labbra alle bestemmie, alle imprecazioni, a tutte le loro parole cattive. Padre mio, questo sangue di Gesù copra le loro mani e metta loro terrore di tante azioni nefande. Questo sangue circoli nella volontà di tutti, nella nostra volontà come creature, nella volontà eterna per coprire tutti, per difenderli e per essere arma difensora a pro delle creature presso i diritti della giustizia divina. Guardate, questo è proprio un esempio della preghiera, ecco, che Gesù ci lascia in eredità e che noi possiamo prendere in ogni momento, e la prenderemo anche il 31 sera. E poi lo possiamo fare su questa similitudine, no? Basterà fare che cosa? Gesù, prendiamo il tuo sangue e copriamo le intelligenze di tutte le creature e copriamo i pensieri di tutte le creature, di tutte le intelligenze e copriamo con le tue stesse parole sante, preghiere divine. Noi vogliamo coprire tutte le bestemmie, tutte le maledizioni, le trasformiamo con la tua volontà, con la tua stessa onnipotenza in benedizioni e lodi che ti giungano fino all'udito divino per rallegrarti, e sostituiamo tutte le mancanze di amore con la tua onnipotenza d'amore. Eccolo qui l'atto, eccolo qui. Gesù, prendiamo il tuo sangue e lo facciamo scorrere nel sangue di tutti, lo mettiamo intorno a tutte le creature affinché le difenda. Pensiamo a quante creature innocenti, quante creature oppresse dalla cattiveria umana. Gesù, prendiamo il tuo sangue e lo mettiamo a difesa delle Santissime Eucaristie, perché non siano profanate. Lo mettiamo a difesa di tutti i piccoli, gli innocenti e delle anime amanti. Lo mettiamo a difesa, Gesù, anche delle povere creature che sono perse nel peccato, affinché il tuo sangue purifichi, Gesù ha detto prima la redenzione, e poi il tuo sangue faccia circolare vita divina, affinché si ritrovino trasformate e con la tua misericordia e carità chiamiamo il regno, la tua divina volontà a regnare. Fiat. Ecco, questo è di consolazione ancora, come ogni parola. Sto preparando o sto operando e allargando l'anima tua nella mia volontà. Gesù, allargaci, allarga la nostra volontà, allarga la nostra capacità di amarti, allarga la nostra anima e allargaci nella tua volontà, a tua misura, come vuoi tu, affinché possiamo prendere da te tutto ciò che ci vuoi donare e ridarti il tuo tutto. A nome di tutti, fiat. Ok, ecco. Gesù vuole allargarci, ma lo può fare solo se noi siamo permanenti in che cosa? Sempre nel vivere i sacramenti, sempre la confessione, la Santa Messa, la comunione, la lettura come nutrimento e quindi l'assiduità dell'esercizio, del vivere, nel far regnare Gesù, nel chiamarlo
e nel far compiere così a Lui i Suoi atti. E noi mettiamo la nostra partecipazione di lode, di ringraziamento, di sostituzione dei nostri atti con i Suoi. Ditemi se è più chiaro. Sì. Chiarissimo. Okay. Sì, chiaro, Lia. Poi chiediamo sempre allo Spirito Santo, sempre Gesù, sempre vieni divina volontà, chiarire non solo ora, ma far così nel tempo sempre più chiarezza, sempre più anche sulle parole dette stasera, poi Gesù opera e fa tutto quanto sempre più avanti, più l'anima chiede, più l'anima, come quando si riceve Gesù, no? Eucaristia, Gesù vieni, trasformami, ti amo con la tua volontà, trasformami, non mi lasciare così com'ero, vieni in me e chiediamo, ma certo, chiedetevi sarà dato, quello che vuole Lui ce lo dà subito, quello che per noi è bene ce lo dà subito. Non chiediamo le cose nostre, ma che non ci servono, ma chiediamo quello che è il guadagno. Infatti il guadagno lo vediamo ora, in quest'ultimo brano che facciamo subito. 16 luglio 1924. Nel creare l'uomo, Dio gli infuse la sua volontà e con essa tutti i suoi attributi, ma la volontà umana rovinò questa immagine divina. In Luisa lo crea di nuovo, come lo volle, ridandogli tutti i beni e i diritti. Quindi, quando ci ha creati eravamo una magnificenza. Vediamo adesso che capita per rifarci. Continuando il mio solito stato, il mio adorabile Gesù mi ha trasportata fuori di me stessa e mi ha detto: figlia mia, il creatore va in cerca della creatura per deporre nel suo grembo i beni che lui ha messo fuori nella creazione. Quindi, e perciò dispone sempre in tutti i secoli che ci siano anime che vanno solo in cerca di lui per deporre i suoi beni in chi lo cerca e vuole ricevere i suoi doni. Sicché il creatore si muove dal cielo e la creatura si muove dalla terra per incontrarsi, l'uno per dare, l'altra per ricevere. E ci ricorda questa frase, il nostro solito disegnino. E quindi vediamo che noi dobbiamo chiamare, dobbiamo chiedere, non dobbiamo fare i timidi, non dobbiamo dire ma io sono niente, ma io sono meschino, sono niente. Ma certo, ma non dobbiamo stare a parlare con noi, dobbiamo stare a guardare lui. Quindi, visto che ci pensiamo così poveri, così niente, no? Che è una cosa che sento dire da tanti, ma come mai ci piace parlare però e soffermarci di noi? Perché anche questo è non mi stacco più, vedo solo me. Se non mi sopporto più, va bene, allora chiamiamo solo Dio, leviamoci via tutti i pensieri di qualsiasi forma su di noi. Non ci siamo più. Gesù dice: tu devi sparire. Figlia mia, il creatore va in cerca della creatura per deporre nel suo grembo i beni che lui ha messo fuori nella creazione. La creazione è piena d'amore. Quindi noi dobbiamo però accoglierla perché tutto è rimasto sospeso. Noi non riceviamo l'amore che sta dentro l'aria, dentro la pioggia, dentro il sole, ma lo riconosciamo. Quindi immediatamente adesso incominciamo solo a pensare a lui, a cercare lui in ogni momento. Lui è qui che ci chiama, come il disegnino che vedete, proprio ci cerca, si allunga verso di noi. Va in cerca della creatura per deporre nel suo grembo i beni che ha messo fuori nella creazione. Ora, in tutti i secoli ci sono sempre le anime che vanno solo in cerca di lui per deporre i suoi beni. Attenzione, in chi lo cerca e vuole ricevere. Se non lo chiamiamo, lui non scende e non è dicendo fiat fiat, ma è solo per chi veramente non si pensa più. Quindi veramente chi proprio cammina solamente guardando il cielo, a testa dritta proprio. Sicché il creatore si muove dal cielo e la creatura si muove dalla terra per incontrarsi. Questo benedetto incontro che arriva sempre in corrispondenza. Sento tutta la necessità di dare perché preparare i beni per darli, non avere a chi poterli dare e tenerli inoperosi per non corrispondenza
di chi non si cura di volerli ricevere è sempre una pena. Di questo soffre, della nostra incorrispondenza. Ma sai tu in chi posso deporre i beni da me usciti nella creazione? In chi fa sua la mia volontà, perché essa sola dà la capacità, l'apprezzamento e le vere disposizioni per ricevere i doni. Quindi è veramente una circolazione d'amore. Se noi ci disponiamo, lui ci dà le capacità, quindi è inutile pensare a noi. E gli somministra il ricambio, la gratitudine, il ringraziamento, l'amore che ha il dovere di dare per i doni che con tanta bontà ha ricevuto. Noi non lo sappiamo ringraziare, ma se ci disponiamo a dare la nostra volontà, avremo di che ringraziarlo, perché ci darà la sua onnipotenza di grazie. Perciò vieni insieme con me e giriamo insieme per la terra e per il cielo, affinché deponga in te l'amore che ho fatto uscire per amore delle creature in tutte le cose create. Ci sta invitando a fare il giro dell'anima e tu mi dia il ricambio di insieme con me, ami tutti col mio amore e daremo amore a tutti, saremo in due, ad amare tutti, non sarò più solo. Onde abbiamo girato dappertutto. E noi che facciamo adesso? Gesù, siamo fusi in te. E in questo atto, mentre leggiamo, giriamo anche noi con te e Luisa. Onde abbiamo girato? Dove è andato? Onde abbiamo girato dappertutto. E Gesù deponeva in me il suo amore. Gesù depone anche noi adesso il tuo amore, perché vogliamo girare sempre con te. Gesù deponeva in me il suo amore che le cose create contenevano, ed io, facendo eco al suo amore, ripetevo: colui ti amo in tutte le creature. Ecco qui spiegato il giro dell'anima. Gesù giriamo anche noi per tutta la creazione. E ora dopo, prima finita la registrazione, facciamo il giro dell'anima prima di andare a dormire, perché mentre possiamo girare anche mentre dormiamo, perché la divina volontà non ci va a dormire. Quindi se noi lasciamo la nostra intenzione, operiamo, siamo partecipi del suo fare, del suo giro. Onde dopo ha soggiunto: figlia mia, nel creare l'uomo gli infusi l'anima col mio alito, volendogli infondere la parte più intima del nostro interno, qual è la nostra volontà, la quale gli portava insieme tutte le particelle della nostra divinità, che egli poteva contenere come creatura, tanto da renderlo una nostra immagine. Ma l'uomo ingrato volle romperla con la nostra volontà. E sebbene gli rimase l'anima, la volontà umana che prese posto invece della divina, lo offuscò, lo infettò e rese tutte le particelle divine inoperose, tanto da disordinarlo tutto e contraffarlo. Quindi le particelle divine dentro di noi sono sporcate, infangate, inoperose. Ora, volendo io disporlo di nuovo a ricevere questa mia volontà, è necessario che lo ritorni di nuovo ad alitarlo. Gesù vuole venire in noi a rimettere il suo fiato continuamente affinché si ricompia di nuovo tutta la sua creazione, affinché il mio alito gli metta in fuga le tenebre, le infezioni e renda operose le particelle della nostra volontà divina che gli abbiamo dato nel crearlo. Oh, come vorrei vederlo bello, ripristinato come lo creai. E solo la mia volontà può operare questo grande prodigio. Perciò voglio alitarti affinché riceva questo gran bene, che la mia volontà regni in te e ti ridoni tutti i beni e i diritti che diedi all'uomo nella sua creazione. E mentre ciò diceva, avvicinandosi a me, disponiamoci, mi alitava: vieni Gesù, mi guardava, mi stringeva e poi è scomparso. Allora Gesù, noi ti chiediamo di alitarci continuamente, di essere in noi, di regnare in noi, e vogliamo darti tutta la nostra volontà. E nelle prove che ci darai, chiameremo te, Gesù, Maria, Fiat, Fiat, non ci abbandonare. Con il tuo santo aiuto sempre confidiamo nella tua grazia
e vogliamo, e nell'aiuto della mamma, degli angeli santi, noi dobbiamo diventare veramente delle sirene che chiamano continuamente, ma quella capacità che abbiamo di essere nella prova, quindi nella sofferenza, perché la prova non è mai una gioia, mai una gioia si dice, vogliamo mantenerci fedeli perché sappiamo che la fine si chiama vittoria. Allora Gesù tutto rimettiamo nel cuore immacolato di Maria, tutto vogliamo ridarti ringraziandoti con la tua stessa volontà. Grazie, grazie con la tua potenza, grazie nella divina volontà, grazie con le tue stesse parole e con la tua potenza di amore quando dicesti al Padre, grazie Padre, ti siano rese, che sempre esaudisci i figli tuoi, esaudiscici, e tutto quello che ti chiediamo è di non farci uscire, di tenerci nella divina volontà, di di nutrirci, alimentarci con l'onnipotenza del tuo amore, della tua grazia per poterti far regnare e a nome di tutti ti amiamo, ti adoriamo, ti ringraziamo e solo vogliamo che venga a regnare il Fiat. Ti amo, Fiat, ti amo, Fiat, ti amo, Fiat. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Fiat. Allora, carissimi, ecco, si è interrotta adesso, andiamo